Ciao, benvenuto alla lezione 9 del corso KiCad. Oggi vedremo, prima cosa, aggiornamento del programma KiCad. Ne approfitto, siccome è già un po' di tempo che è uscita una nuova versione, io aspetto sempre un po' ad aggiornare, lo facciamo insieme. Andiamo sul sito kicad.org, download, scegliamo il nostro sistema operativo, nel mio caso Windows. Già il browser riconosce se abbiamo una versione 64 bit o ARM, nel mio caso 64 bit. Scelgo da dove scaricarlo, il posto più vicino è il CERN della Svizzera e parte il download. Io l'ho già scaricato, volendo possiamo fare anche una donazione. Andiamo nella cartella dove abbiamo scaricato il file, chiudiamo KiCad se precedentemente l'avevamo già aperto e lanciamo il programma che abbiamo scaricato. Avanti, avanti, lasciamo pure tutto di default, avanti, controlliamo che la cartella sia quella dove è stato scaricato precedentemente e poi clicchiamo su installa. Ci metterà un po' perché deve reinstallare tutto da zero, le nostre configurazioni verranno mantenute. Ha finito? Se clicco chiudi lasciando la spunta mi verrà avviato in automatico. Eccocelo qui, se andiamo in aiuto, info su KiCad, vi dice esattamente la versione installata che è la 9.06. Vediamo ora la maschera di saldatura premendo E sulla tastiera. Torniamo al nostro progetto che avevamo lasciato nella lezione precedente. Eccolo qui, avevamo fatto sulla maschera solder, che è il bottom mask, avevamo disegnato una pista per far sì che questa pista rimaneva scoperta da solder. La vediamo meglio nella visualizzazione 3D. Andiamo lato bottom ed eccola qui, così è con il bottom mask, così è senza. Vediamo che la pista è scoperta. Adesso tramite un'altra funzione scopriamo dal rame anche questa pista. L'operazione è molto semplice, basta selezionare la pista, premere U per selezionarla tutta, quindi tutto il rame è collegato a questa pista, premiamo E per editarla e qui troviamo strati tecnici, maschera di saldatura, dobbiamo cliccarlo, qui ci dice layer mescolati o fori mescolati, ci dice qua sotto lasciare vuoto per usare il valore predefinito dall'impostazione scheda, quindi faccio un cancel e cancello tutto, così userà le preimpostazioni che sono 0, è come se disegnasse una pista sovrapposta come ho fatto io manualmente qua sul layer bottom mask. Se faccio H per vedere solo il layer del bottom mask, posso vedere che sulla pista è stato applicato il bottom mask. Andiamo a vederlo in 3D ed eccolo qua, e anche questa pista è scoperta da solder mask. Proviamo questa qui, facciamo U, poi facciamo E, maschera di saldatura. Ti faccio vedere se qui facciamo un'espansione, ad esempio 0,2, l'espansione è 0,2 mm rispetto alla pista. Andiamo a vederla in 3D, vediamo che c'è un'espansione della maschera di saldatura, ma nel nostro caso è meglio lasciare 0, se non dobbiamo fare cose particolari. PCB monorame. Un iscritto al canale mi ha fatto una domanda, ovvero se nel caso fosse un PCB monorame se potevo usare un jumper. Qui noi sul lato componenti abbiamo fatto questa pista, adesso per vederla meglio possiamo disabilitare la visualizzazione del riempimento, possiamo farlo qui da oggetti, zone, lo spegniamo, oppure anche qua a sinistra possiamo cliccare qui, disegna contorni zone e abbiamo solo il contorno. Adesso lo spegniamo completamente, zone, tolgo tutto quello che è sul layer top, posso fare in questo modo, vado sul layer top, premo H e visualizzo solo quello lato top. Posso selezionare a mano e fare canc. Se volessi selezionare tutte le piste sul lato top, nel filtro selezione metto piste, faccio così, mi verranno selezionate solo le piste, faccio canc e mi cancella tutte le piste lato top. Andiamo a vedere se abbiamo altre cose lato top. Abbiamo i test point, premo H sulla tastiera per visualizzare ancora tutto. Per spostare i TP sul lato bottom posso fare editare il componente e dirgli lato retro, e anche questo lato retro. Quindi andiamo sul lato bottom e finiamo i collegamenti che ci mancano. Questo lo colleghiamo qui, il test point colleghiamo qui, quest'altro test point
lo colleghiamo qui. Abbiamo il problema adesso di queste due piste. Andiamo a vedere, questa pista volendo si potrebbe far passare qua intorno, così, magari spostando in su tutto. Questa pista qui si potrebbe tentare di passare qui in mezzo con una pista sottile, facendo così. Oppure bisogna mettere delle resistenze jumper. Questi via qui li possiamo cancellare perché non ci servono più. Qui bisogna sistemare le dimensioni delle piste. 0,4, ok. Per fare questo passaggio dobbiamo inserire una resistenza finta o un jumper. Dobbiamo o cercare se c'è un componente già fatto o crearcelo. Possiamo partire da un componente resistenza, copiarlo e creare la nostra impronta. Proviamo a scrivere jump, vediamo cosa c'è. C'è il mio che avevo creato. Per creare questo ci basta andare nella libreria, come abbiamo già visto, duplicare una resistenza e disegnare un filo tipo questo al posto del contorno della resistenza. Adesso io prendo questo, doppio clic, lo ruoto, ha i pad molto grossi, quindi non mi piace, e allora andiamo a crearcelo. Prenderemo questo tipo di resistenza, facendo edit possiamo andare a vedere che collegamento ha in libreria, è della mia libreria Axial 04, apriamo l'editor delle impronte, cerchiamo il mio Axial 04 che è questo, faccio salva come copia modificabile perché questa libreria è in sola lettura, se no potevo fare, andiamo a vedere sulle librerie standard, su resistor THT, Axial, passando il mouse sopra i componenti abbiamo l'anteprima, dovrebbe essere questa 10 e 16, ok, quindi clicchiamo sopra col destro, potremo fare copia impronta o salva come copia modificabile. Ci chiede in che libreria, la mettiamo questa in YouTube. Dobbiamo premere su aggiorna in maniera che si visualizza. Facciamo doppio clic qui dove l'ha copiata. A quel punto qui possiamo fare tutte le nostre modifiche. Quindi andiamo su layer serigrafia, cancelliamo queste scritte, questa qui la posso spostare, anche queste le cancello e disegno una riga, la ingrandiamo un po', vediamo 0,8, ok, cerchiamo di non andare sul pad, quindi questa qui la tira un po' indietro, ok, andiamo su proprietà impronta, quindi nome impronta, chiamiamo jumper res 0.4 che sono 400 mil che è il passo, oppure 1016 1016 magari lo mettiamo qui, allora la chiave possiamo togliere tutto, il valore jumper, dopo qui possiamo decidere se metterlo o meno nella distinta materiali, magari se è solo un filo ci dà fastidio che sia distinta materiali, lo tolgo dalla distinta materiali, lo salvo, posso già inserirlo nella scheda corrente, andiamo a vedere, il passo è giusto, volendo potrei farlo anche più piccolo, qui possiamo montare anche una resistenza. Adesso però vediamo che c'è il problema delle net, quindi bisogna disegnarlo sullo schematico tra R1 R3 ed R2 R4. Andiamo a aprire lo schematico, R2 R3 R3 R4, l'SV1 andiamo a vederlo dove è collegato a R2 R4, quindi dobbiamo staccare R1 ed R3 e metterci il jumper. È chiaro che lo schema elettrico diventa meno comprensibile, cerchiamo un simbolo di jumper, potrebbe andare bene questo, mi spostiamo più in basso questi, lo editiamo, jumper con filo, magari non lo facciamo apparire, escludere distinta materiali, impronta è quella che abbiamo appena creato, che è questo, facciamo la notazione, ok, possiamo salvare, andiamo su PCB e facciamo aggiorna CS, ecco qui il nostro jumper con già le net collegate, lo mettiamo così e lo colleghiamo. Qui non mi collega R3, andiamo a vedere, probabilmente ho commesso un errore, esatto, manca il collegamento, torno di là,
Ok, così ho risolto il problema del passaggio di questa pista. Ci rimane questo qui, ma possiamo fare allo stesso modo. Dobbiamo predisporre un altro jumper, magari più piccolo, crearcelo, per fare questo passaggio. Oppure con una pista molto sottile, fare queste cose bisogna fare molta attenzione, fare un lavoro di questo tipo. Potremmo fare anche un'altra cosa, rendere ovale queste piazzole per dargli più spazio, in questo modo. Faccio edit, gli dico che la piazzola non è tonda, ma è ovale. L'y lo faccio da, sì, da 1,2 e magari aumento questo, lo faccio da 1,8. È il contrario, l'anteprima, perché dipende sempre dall'orientamento, nulla di male, inverto, faccio 1,2, 1,8 e anche questa la edito. Questo è già un rettangolo, quindi aumento questa e diminuisco questa. Al contrario, come al solito, 1,2 e 1,8. E così gli abbiamo dato spazio. Questo qui è un altro sistema per dare più spazio alle piste, mantenendo una buona saldabilità del componente. Dopo aver visto come realizzare i jumper sulle schede manorame, vediamo questo altro strumento per generare i file di produzione facendo degli insiemi di lavoro. Lo troviamo proprio in file, nuovo file, insieme di lavori. File, nuovo file, insieme di lavori. Ci clicchiamo sopra, ci chiede dove salvare questo file insieme di lavori. Adesso è nella cartella, posso chiamarlo produzione per ricordarmi che sono i file di produzione da inviare al costruttore. Si apre questa finestra dove possiamo aggiungere i nostri job, i nostri lavori. Dobbiamo cliccare su più e aggiungere il nuovo lavoro che vogliamo fare. Ad esempio vogliamo esportare i Gerber e i file di foratura, tutto in un colpo solo, quindi cerchiamo CS, esporta Gerber. Ci ripresenta la maschera dei file Gerber, quindi selezioniamo i file Gerber che vogliamo esportare. In questo caso il front non c'è perché abbiamo fatto il monorame, quindi tutti i button, la pasta no, SC screen, il button, l'edge cut, dovrebbero essere sufficienti questi. Il contorno della scheda, il rame, il button C screen e il button mask. Nel caso del doppio rame dobbiamo fare anche il front, quindi anche questo, front C screen, front mask. Questi sono già tutti a posto, quindi facciamo ok e lui ci salva questo lavoro. Poi aggiungiamo anche i file di foratura, quindi CS, esporta, dati di foratura, cartello d'uscita, ci mettiamo Gerber, in quello precedente non l'abbiamo fatto, dopo andiamo a rieditarlo, origine file posizionamenti forature, che è questo, poi ricontrolliamo i Gerber, formato decimale, e questo lo salviamo. Andiamo a rieditare questo, facendo doppio clic, percorso del progetto Gerber, l'origine, anche qui dobbiamo fare origine file posizionamenti forature, così tutti e due sono sincronizzati. Potremo già salvare questo insieme, poi possiamo crearne più di uno. Descrizione, produzione. Possiamo creare una nuova destinazione. Qui ci chiede o cartella o archivio. Questa è una cartella, sarebbe stato meglio fare archivio, così ci generava già il file zip. Rifacciamolo, quindi facciamo archivio, archivio zip, percorso. Ok, facciamo un salva. Possiamo fare la generazione di entrambi. Proviamo prima questo qui, l'ha già generato. Andiamo a aprire la cartella, eccola, e troviamo gerber.zip generato adesso. Adesso abbiamo già una cartella Gerber che è quella della volta scorsa, la cancelliamo, elimina. Questo qui lo teniamo qua aperto, facciamo file di produzione, genera. Ci dovremo trovare una cartella produzione con una cartella Gerber perché andiamo a editarlo, percorso produzione, però dentro qua gli avevo messo doppio clic Gerber, quindi questo qui possiamo anche non metterlo. Salviamo, rifacciamo, cancello produzione, elimina, rifaccio genera, in produzione. Adesso questo qui probabilmente era rimasto da prima, andiamo a vederlo, che è questo, eccolo qua. Rifacciamo, elimina, maiuscolo,
genera cartella produzione con dentro tutti i miei Gerber più i file di foratura DRL. Eccolo qua il file di foratura. Quindi di queste possiamo crearne quante ne vogliamo, quindi anche uno, quindi cartella, descrizione, documentazione, quindi i job set non sono questi, percorso potrei fare doc, sono le documentazioni, dopo gli dovrò dire cosa mettere dentro, quindi qui creo esporta PDF e anche qui gli devo dire, come abbiamo visto l'altra volta, bianco e nero, front screen, il contorno della scheda, ffab e stampa foglio da disegno. Qui gli cambiamo anche il nome, se no non capiamo cos'è. Topografico di montaggio. Lo schema, quindi schema esporta PDF, stampa foglio da disegno, bianco e nero, ok. Schematico. Adesso dobbiamo associarlo a questo, quindi facciamo, togliamo questi e generiamo. Andiamo a vedere, cartella doc creata con all'interno i file PDF, sono di più perché andiamo a vederli, questo è lo schema, perché gli abbiamo detto di generare per ogni layer, questo è stato un errore mio, rifacciamo, cancelliamo questi tre, qui nel topografico di montaggio va fatto di qui e non di lì perché va fatto qua a destra, FC screen, edge cut mi sembra che bisogna metterlo di qui, facciamo genera, ok, sì, perfetto, quindi in un colpo solo generiamo anche PDF. Allora, facciamo noi insieme il lavoro, cartella, iscrizione, tutto, adesso lo chiamo velocemente tutto, percorso di destinazione, produzione, lo chiamo in un altro modo, doc produzione, giusto per vedere, genera, li vediamo anche qua su, volendo li possiamo aprire anche da lì, doc produzione, e c'è dentro tutto, però così mi mischia tutto, dovrei mettere i PDF in una cartella a parte. Comunque era giusto per farti vedere le potenzialità di questo sistema, che poi alla fine dobbiamo fare salva. Volendo possiamo prendere anche quel file qui, job set, e copiarlo in altri progetti. Ovviamente dopo dovremo andare magari a sistemare alcune cose, alcuni layer dei Gerber, se la scheda non è uguale, però possiamo avere un buon punto di partenza con tutte le nostre destinazioni. È un sistema molto comodo per generare velocemente i nostri file di produzione o tante altre cose, perché qui nell'elenco possiamo esportare tante cose, dai modelli 3D, dati posizionali per la pick and place, file di render e così via. Ricordiamoci di salvarlo qua, lo possiamo chiudere da qui. Per riutilizzarlo basta fare doppio clic qua, ce lo ritroviamo, e qui abbiamo tutti i nostri generatori che possiamo anche andare a rieditare, a cancellare e così via. Creazione di blocchi PCB per un riuso successivo. KiCad non mette a disposizione un vero e proprio sistema come quello che abbiamo visto sullo schematico per riutilizzare dei blocchi, anche perché utilizzare dei blocchi di PCB richiede avere associato anche il suo schematico. Per lo schematico esisteva questa funzione, te la rifaccio vedere, bisogna andare qui in pannelli, blocchi di progetto, e qui possiamo creare i blocchi da riutilizzare. Poi vedremo più avanti che esiste un plugin, quindi inizieremo a vedere anche i plugin, che si chiama Block Plugin, che ci permette di salvare il solo blocco. Per i PCB non c'è una funzione simile e quindi ci dobbiamo arrangiare diversamente. Possiamo semplicemente salvare dei microprogetti in una cartella che magari la chiamiamo template, ci salviamo sia lo schematico che il topografico. Nello schematico facciamo salva copia foglio corrente come e andiamo nella cartella come ho fatto io template e ci salviamo dentro sia lo schematico che il PCB o parte di PCB. Se volessi importarlo poi, quindi faccio un esempio, se qui devo importare un blocco che avevo precedentemente salvato, non devo fare altro che andare con l'Explore risorse, ad esempio nella mia cartella che avevo creato template, andare a prendere
lo schematico per costruire un esempio di piccolo alimentatore con il regolatore 78. Lo prendo, lo apro, mi si apre in una nuova finestra. Posso fare CTRL C, copiarlo, andare sullo schematico ed incollarlo, CTRL V. Possiamo fare CTRL V oppure, come abbiamo visto in un altro video, fare incolla speciale. Incolla speciale assegna riferimenti unici, quindi i riferimenti andranno avanti dall'ultimo, quindi il C diventa 3 e così via. Stessa cosa dobbiamo fare per il PCB, andare ad aprire il PCB dei template salvati, ad esempio questo, copio, CTRL C, vado nel mio PCB, faccio CTRL V, oppure, meglio ancora, se no qui abbiamo tutti i riferimenti duplicati, quindi CTRL SHIFT V, assegna riferimenti unici, andiamo a vedere se sono associati, quindi se io evidenzio C6, andiamo sullo schematico, C6 mi si evidenzia, quindi sono già collegati, evidenzio C3 C4 e così C3 C4. Questo sistema può venire utile in occasioni in cui volessimo importare parti di schema tra schematico e PCB, mantenendo le associazioni. È chiaro che i valori dei componenti devono corrispondere tra schema e topografico. Prima di passare a vedere i plugin, volevo creare un piccolo progetto di un PCB 1000 fori, così chi vuole lo può realizzare, utilizzando il buono che mi puoi richiedere che mi rilascia PCBWay. È un buono da 20 euro che puoi usare per far fare queste 1000 fori. Non è un buono sconto, ma è un vero e proprio buono. Hai $20 che puoi usare anche parzialmente. Quindi se fai dei PCB che costano, esempio, $12, parlo in dollari perché il buono è $20, giusto per fare il conto facilmente. Se il PCB ti costa $12, te ne rimangono 8 da usare in una volta successiva. Quindi non è un buono sconto in percentuale, ma sono veri buoni in denaro. Vediamo questa creazione di PCB 1000 fori come farla, perché me l'aveva anche richiesto un iscritto al canale. Chiudiamo il progetto aperto, volendo potevo solo andare qui e crearne uno nuovo, che ci pensa poi il sistema a chiudere i vecchi e aprirne uno nuovo. Faccio nuovo progetto, io avevo fatto già dei 1000 fori, lo chiamo 1000 fori YouTube, schematico. Sullo schematico per adesso non mettiamo nulla perché sono solo fori, non ci occorre. PCB, potremmo già disegnare il contorno e dobbiamo stare sotto ai 100 per 100 mm per avere un basso costo. Metto la griglia a 1 mm, lo vediamo qua in basso, e disegniamo la nostra board 100%. Sull'layer edge cut, quindi editiamo edge cut e questo è il nostro contorno della scheda. Dobbiamo mettere l'origine qua in basso, quindi da qua in basso origine griglia, teniamo premuto e andiamo su origine foratura, quindi abbiamo tutte le origini qua. Dobbiamo adesso inserire tutti i forellini, però come facciamo? Abbiamo solo piazza via e non abbiamo il piazza pad. Se vado su inserisci non ho uno strumento per piazzare le piazzole, cose che ci servono a noi. Quindi dovremo farci un componente che non è nient'altro che la nostra piazzola, un semplice componente. Io l'avevo fatto, vediamo se lo ritrovo, o un foro questo. Adesso andiamo a editarlo così te lo faccio vedere. Apri nell'editor delle impronte, editiamo la piazzola e è una semplice piazzola con foro da 0,9 tonda, diametro 1,6 in tutti gli strati di rame, con la maschera di saldatura sia sopra che sotto, questo è importante. E questa è la mia piazzola. Se vado a editare qua, ho messo come valore foro il nome dell'impronta. Non è nello schema, questo è importante perché se lo piazziamo nel PCB e dopo facciamo delle sincronizzazioni ce lo cancella. Escludi dai file di posizione perché non deve essere un componente, un montaggio automatico. Escludi da distinta materiali, se no ce li ritroviamo tutti nella distinta materiali. E questo lo possiamo chiudere. Togliamo la visualizzazione del riferimento,
oppure gli diamo un riferimento per non avere i duplicati, chiamiamo H1 e non lo facciamo visibile. Adesso possiamo usare il sistema di array multipli come abbiamo già visto in un video. Anziché copiarli tutti a passo 254, anzi ci mettiamo già a passo 254 che sarebbe 100 mils. Questo qui lo mettiamo a passo e come abbiamo già visto in un video precedente dobbiamo andare in crea dalla selezione crea schiera e qui adesso dobbiamo capire quanti ce ne stanno in posizione orizzontale e quanti ce ne stanno in posizione verticale. Facciamo due conti, abbiamo 100 mm diviso la distanza è 2,54, 39, però ce ne vorrà qualcuno in meno per dare spazio qui al bordo. Iniziamo a farne 38, quindi conteggio orizzontale 38, conteggio verticale 38, spaziatura orizzontale va bene 2,54, verticale meno 2,54, posizione sulla griglia, centra gli elementi sorgenti, assegna riferimenti unici così mi aggiorna il riferimento, questo qui H1, quindi farà H2, H3, H4, eccetera, eccetera, e vediamo cosa succede. Adesso io l'ho messo qua in alto a sinistra, do l'ok, andiamo a vedere, perché lui ha preso quello che ho piazzato come centrale, ma niente di male, io posso prendere tutto, spostare, fare M e me lo metto centrato. Va bene così, perché quello spazio che c'è in più potremo usarlo per fare qualcos'altro, tipo il disegno di un righello, delle piazzole per le morsettiere e così via. Comunque già così è una millefori che possiamo mandare in produzione. Magari sistemiamo questo bordo, lo facciamo uguale, sposto la griglia, faccio N, faccio mezzo millimetro, così la sposto di mezzo millimetro questa, e anche di qua rimane un po' più piccolo di 100%, però così potrebbe già andare bene. Oppure faccio CTRL Z, mantengo i miei 100%, ricordiamoci magari di mettere sempre le quote, quindi su un layer nostro inserisci, disegna quote, ortogonali, 100, 100. Possiamo adesso abbellirlo un po', piazzando l'immagine come ho già fatto in un video scorso, vedere in un video precedente, perché bisogna andare sul convertitore di immagini, caricare l'immagine, copiarla e incollarla. Comunque questa cosa l'ho già fatta vedere. Adesso apro una millefori che ho fatto io e incolliamo delle cose che rendono la millefori un po' più carina. Quindi faccio doppio clic sul mio progetto, eccolo qui, avevo messo dei fori per delle morsettiere, oppure fili a saldare, un regolatore con due condensatori e un righello più i fori di fissaggio. Io adesso volevo copiare il righello, si screen, premere H e copiare questo. Faccio CTRL C, questo qui lo rimetto a posto, vado nel mio progetto, CTRL V, lo ruoto e lo metto qua. E ho il mio righello. Adesso bisogna a mano andare a spostare i numerini in maniera che non vadano in corrispondenza delle piazzole. Questo 10 lo posso portare vicino e così via. Per i fori posso andare in libreria, come anche questo l'ho già fatto vedere in un altro video, cercare All, Mountain All, cercare il diametro, ad esempio un 3,2, senza annular, quindi senza piazzola, quindi solo il foro, lo piazzo, mettiamolo sotto così lo edito, lo chiamo Mountain All 1, il valore lo posso anche cancellare, non è nello schema, escludi, va bene, H1, lo tolgo, devo togliere i via che sono rimasti sotto, e anche questi qui che vanno a dar fastidio, e così posso farlo per tutti gli angoli. Per mandarlo in produzione devi generare i Gerber o col metodo che abbiamo visto prima, o come hai visto nel video precedente generando manualmente da qua i file di produzione, oppure utilizzando dei plugin. Adesso introduceremo i plugin. Partiamo dal plugin che ho accennato prima per generare i blocchi, che si chiama Block Plugin. I plugin li troviamo qui, l'avevo accennato nel video iniziale, sono dei piccoli programmi che si inseriscono all'interno di KiCad per aiutarci a fare delle cose automatizzate. Ho fatto anche un plugin che farò vedere, che è questo qui, che genera la distinta materiali con le coordinate. È una cosa che mi ha chiesto un iscritto al canale
e ne ho approfittato per fare un plugin. I plugin sono divisi per categoria, qui li vediamo tutti, qui solo quelli di fabbricazione, le librerie e i colori. Quelli che arrivano dai repository, questo qui è quello ufficiale di KiCad, volendo ne possiamo aggiungere degli altri. Quelli installati e quelli pendenti significa che sono lì per essere installati e disinstallati. Poi vedremo. Quello che ci interessa a noi si chiama block plugin, possiamo proprio scriverlo qui e andare a filtrarlo. Eccolo qua. Se ci clicchiamo sopra ci dà una descrizione breve qua e una descrizione dettagliata di tutto il plugin qua. Quindi ci dice come fare a usarlo. Infatti qua ci dice di copiare il blocco facendo CTRL-C, aprire il plugin, dargli il nome e fare salva blocco. Poi andiamo a vederlo. Ora, per installarlo bisogna semplicemente cliccare su installa e mi dice installazione pendente. Infatti finisce qui tra i pendenti, perché potrei anche prepararne più di uno, un po' da installare, un po' da disinstallare, e facendo applica cambiamenti mi effettuerà le operazioni che ci sono in pendenti. In questo caso c'è solo un'installazione di questo plugin. Applica, lo scarica e lo mette in una cartella che è questa qui, apri cartella pacchetti, e una cartella che si chiama 3rd party. Qui possiamo fare chiudi, andiamo a aprire un qualsiasi progetto, potrebbe essere anche questo della 1000 fuori, no, prendiamo quello che abbiamo visto precedentemente, apri recente, lezione demo. Apriamo sia il PCB che l'SCH e il PCB. Il nuovo plugin installato ce lo ritroviamo qua, schematic block. Torniamo nello schematico, selezioniamo il blocco che vogliamo andare a salvare, lo selezioniamo, facciamo CTRL-C, torniamo qua e qui ci dice il nome del schematic block. In questo caso lo chiamo Alim78XX e faccio salva blocco. Quindi il blocco copiato nella clipboard, quello che ho fatto precedentemente, il CTRL-C, il copia nella memoria clipboard, viene salvato come blocco e ce lo ritroviamo qui. Volendo possiamo fare anche il cambio della cartella di lavoro per metterlo in un'altra cartella. Adesso ce l'avrà salvato nella cartella nostra di lavoro. Eccolo qui, è un punto pack. Quindi se vogliamo usarlo in altri progetti sarebbe meglio salvarlo in una cartella dedicata. Quindi se faccio cambia cartella di lavoro, la chiamo test blocchi, mi devo dare il nome ovviamente, salva, e quindi è stato salvato. A quel punto qui, se io apro un altro progetto, quindi anche quello dalla 1000 fuori, dobbiamo sempre aprire il PCB perché i plugin appaiono sul PCB e non sullo schematico. Questo qui sarebbe più giusto che se ne stava sullo schematico, però KiCad ce lo fa apparire solo sul PCB. Dobbiamo fare doppio clic qui, andare sullo schematico e fare CTRL V e ci ritroviamo il nostro blocco importato in modo molto semplice. Quindi riepilogando, prima si copia il blocco che bisogna salvare e si fa salva blocco, e poi facendo doppio clic sul blocco ce lo rimette nella clipboard e possiamo fare incolla blocco. Quindi questo plugin ci aiuta a tenere i blocchi degli schematici tutti archiviati, ci pensa il plugin a creare questa finestra con tutti i blocchi. Vediamo l'altro plugin, Interactive HTML BOM. Ritorniamo sulla gestione dei plugin, è il primo che ci fa vedere di solito, se no possiamo proprio filtrarlo scrivendo Interactive, ok, installa e applica cambiamenti. Questo vale per tutti i plugin. Chiudi, possiamo chiudere, andiamo a aprire il progetto, questo demo, togliamo questa prova che abbiamo fatto, che qui nelle varie prove deve essere successo qualcosa, adesso non sto lì a sistemarlo. Il plugin è apparso qui, questo qui è quello precedente, apro lo schematico, cancelliamo questa prova che abbiamo fatto, risalvo. Come vedi i plugin appaiono solo sul PCB. Clicco questo, mi chiede la directory dove andrà a salvare il file, in questo caso BOM, Bill of Material, il nome del file, posso chiamarlo come voglio, BOM. Se voglio includere le tracce, le net, e se ne facciamo uno senza, l'ordine dei componenti che ci propone lui è questo, componenti in blacklist, ad esempio se volessimo non mettere dei componenti lo possiamo cancellare da qui, ma anche metterlo in blacklist, ovvero monti all non li voglio far vedere, li metto in blacklist.
Qui se voglio mettere in backlist componenti virtuali, componenti senza valore, quindi non me li farà vedere. Delle impostazioni del file HTML, se voglio scuro. Comunque questi settaggi qui poi posso ricambiarli successivamente nel file che andremo a aprire. Faccio vedere, questa qui è la configurazione base quando si apre il file HTML. Lasciamolo di default. Questi sono i campi che devono apparire nella distinta. Se voglio aggiungere degli altri, ad esempio se volessi anche i codici costruttore, fornitore e così via, se li voglio raggruppati o meno, possiamo anche salvare il settaggio corrente oppure generare il file. Eccolo, lui mi apre già il browser con il tutto. Questo è il nome del file che gli ho dato io, la nostra distinta. Qui abbiamo la possibilità di salvare un'immagine impostando le dimensioni. Abbiamo la possibilità di salvare anche questa tabella, file CSV o testo. Poi andiamo qui ci dà un po' di informazioni, quanti sono i componenti, eccetera, eccetera. Qui sono due modi di visualizzazione, così raggruppati, quindi i valori uguali ce li raggruppa, così invece è espansa. Qui abbiamo solo la distinta, qui solo il lato front e così il front. Qui possiamo decidere, questo qui è a sinistra la distinta è sopra e sotto abbiamo l'immagine. Qui a destra possiamo decidere front bottom o solo bottom, lasciamo solo front. Nelle impostazioni possiamo decidere cosa visualizzare, ad esempio possiamo aggiungere anche il fabrication layer. Qui posso scegliere cosa visualizzare, reference, valori, eccetera, eccetera. DNP sarebbe do not placed, i componenti marcati da non piazzare sono evidenziati, non ne abbiamo, perché questo sistema qui è molto comodo quando si montano i componenti. Ad esempio io monto la resistenza R4, ci clicco sopra, mi dice il valore, qua, a parte che lo vedo anche qui, però me lo fa vedere in distinta. Poi man mano che piazzo i componenti dico questo è stato piazzato, poi R4 è stata piazzata, poi vado avanti, R2 è stata piazzata. È chiaro che su una scheda così piccola non ha molto senso la cosa, ma su schede complesse con tanti SMD avere una cosa del genere e spuntare quello che è stato piazzato, quello che non è stato piazzato, è una cosa molto utile. Vediamo adesso di vedere anche le piste, il name format, vediamo qui che ce lo dice, se scriviamo %F prende il nome del PCB, in questo caso si chiama lezione 4 demo, se no posso lasciarci quello che voglio. Per vedere anche le tracce, le zone e le net, abbiamo queste due caselline da spuntare, possiamo decidere noi come meglio vogliamo. Per vedere le tracce, togliamo ancora il faccione, dobbiamo andare qua e dire tracce e zone. Le zone vedi che appaiono subito, lo lasciamo disattivato. Tracce, dobbiamo andare qui dove ci sono tracce, però questo è il lato componenti, non abbiamo più tracce perché le abbiamo tolte. Andiamo nel lato bottom, ecco le nostre tracce, possiamo anche dargli un colore diverso se vogliamo, ad esempio il DGND lo vogliamo fare verde, eccolo qui verde. Quando li evidenziamo diventano rossi, possiamo evidenziarli sia da qui che da qui. È molto comodo quando dobbiamo seguire delle piste e non abbiamo a disposizione il CAD, quindi questo file qui possiamo darlo al cliente o alla persona che deve fare il montaggio e ha a disposizione sia la distinta materiali che il layout dei componenti, compreso anche le piste. Questa cosa è molto comoda, molto più comoda che di tutti i PDF, anche se interattivi. Possiamo anche andare nella visualizzazione dark mode e full screen, tutto schermo. Plugin secondo me indispensabile. Vediamo adesso il mio plugin che aggiunge le coordinate alla distinta materiali, perché è una cosa che non è prevista. Me l'ha chiesto un iscritto al canale, a lui servono le coordinate dei componenti a fianco la distinta. Per farlo ho creato un plugin, andiamo a vederlo. Gestione plugin, siccome il mio plugin non è nel repository ma è su file che trovi qui sotto in descrizione, che è scaricabile dal foro, faccio installa da file. Vado a cercare il mio file zip che ho scaricato, che è questo, me lo ha installato subito, non devo fare neanche applica cambiamenti, lo trovo dentro negli installati ed è questo. Ci clicco sopra, mi dice cosa fa, genera 3 file all'interno di una cartella che si chiama Bill of Material in maiuscolo, con la BOM classica in CSV, i file di posizionamento, e quello che fa è mette insieme questi due file riga per riga
e crea un file CSV con sulla destra il posizionamento, la rotazione e su che layer è, top o bottom. Andiamo a vederlo. Se il file è già aperto, a volte occorre anche chiuderlo e riaprirlo. Adesso io già lo vedo, posso cliccarci sopra e lui in un colpo solo genera una cartella BOM con dentro i file che abbiamo visto prima. Andiamo a vederli. Ecco qua, però già vedo che c'è una cartella BOM che è quella che è stata creata prima e lui non ha creato la cartella BOM maiuscolo, ma ci ha messo dentro i file. Quindi facciamo una cosa, cancelliamo la cartella e rigeneriamo. Ok, eccola qui la cartella creata con i 3 file. Apriamoli uno alla volta. Questa è la distinta base, non sto lì a importarla. Questo è il file di posizionamento con i reference e le posizioni. Il plugin cosa fa? Prende questi dati e li mette in coda. Eccoli qua. Quindi qua in fondo vengono aggiunti questi. Sì, adesso vado ad aprirlo, vedrò che per ogni componente in fondo ho position X, position Y, la rotazione e il top o bottom. Gli ultimi due che li vediamo insieme sono i plugin librerie e plugin temi colore. Librerie li troviamo qui. Ci sono tantissime librerie che possiamo installarle già pronte. Abbiamo anche quello di Nuova Elettronica, andiamo a vederlo, installiamolo, installazione pendente, applica cambiamenti, lo scarica, chiudiamo. Il plugin ce lo troviamo nei simboli, sono tutti questi qui. Nella descrizione troviamo aggiunto dalla gestione plugin e contenuti, sono divisi per tipologia. Vediamo le resistenze, sono proprio i componenti che usava Nuova Elettronica negli schemi. Peccato che non c'è l'impronta dovremmo andare noi a cercare. Poi i simbolini che usava Nuova Elettronica, eccoli qui. Vediamo per ultimo i temi colore, che non è nient'altro il cambiamento di colore nell'interfaccia. Abbiamo diversi temi già pronti, possiamo scegliere quello che più ci piace. Proviamone uno scuro, ad esempio questo, installa, applica cambiamenti, chiudi. Ed ecco qui il nostro tema colore scuro. Così possiamo giocare anche sugli altri temi e cambiare il nostro layout come più ci piace. Siamo giunti al termine di questo video. Se vuoi approfondimenti o qualcosa di particolare scrivimelo qui sotto nei commenti che ne terrò conto per i video successivi. Spero che quello visto fino ad ora ti sia stato utile e ci vediamo, sentiamo al prossimo video. Ciao!